Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la prima metà di gennaio. Ragazzi, abbiamo la carta degli amanti. Innamoramento, amore, amor proprio, nuove relazioni che non devono essere necessariamente romantiche, ma sì potrebbero essere tra anime gemelle. Sapete che le anime gemelle non sono sempre di tipo romantico, ma possono anche essere amici, collaboratori al lavoro, piuttosto che familiari che ci accompagnano nel percorso di vita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che la lettura è generale, è fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un altro video che spiega come mettere insieme il messaggio di più oroscopi e trovate anche il link al video che spiega come partecipare al corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio. Il termine per l'iscrizione al corso è il 15 di gennaio e in questo link vi spiego il programma del corso, insomma, e le modalità di svolgimento. Bene, e nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un 9 di spade, un 3 di pentacoli, un 7 di pentacoli al contrario, un asso di bastoni, un fante di denari, un cavaliere di bastoni, un 2 di coppe e un re di spade. Bene ragazzi, il 9 di spade mi dice che avete dei pensieri in questo momento che vi frullano nella testa che non vi fanno essere troppo leggeri. Ho come la sensazione che qui la carta degli amanti sia riferita all'amor proprio, perché quando c'è il 3 di pentacoli, normalmente l'energia è quella di una persona che non si sente all'altezza, che non si sente in grado di affrontare un certo tipo di percorso, un certo tipo di incarico magari anche. Credo che qui siate un pochettino combattuti sul se fare un certo tipo di azione o no, nel senso che la carta del 7 di pentacoli al contrario è una carta che indica impazienza. Quindi per certi versi è un po' come se voleste togliervi questo peso, sento, per altri versi siete un po' demotivati no, però un po' bloccati sul che tipo di movimento fare. Vi dirò, essendoci un 3 di pentacoli, per molte persone potrebbe far riferimento a una collaborazione, a un nuovo lavoro, come se ci fosse qualche tipo di preoccupazione inerente al come potrebbe andare questa collaborazione o questo progetto. Per qualcun altro si tratta di un incontro, anche di tipo passionale, perché comunque qui abbiamo un asso di bastoni. Vi dirò che vedendo poi queste due carte, che sono potenzialmente due figure, ok? Quindi potrebbero essere due persone nuove che andrete a conoscere, o potrebbe anche essere semplicemente che il fatto di dedicarvi un po' di più a questo progetto, questa relazione, questo tipo di questione, diciamo, a cui fa riferimento il 3 di Pentacoli, vi possa dare l'opportunità di conoscere questa persona che, ragazzi, con un cavaliere di bastoni non vi nego che potrebbe essere una persona con la quale ci sia una forte spinta, una forte chimica a livello passionale, ok? E guardate, terminiamo la lettura con un 2 di coppe che parla di compromessi, parla di fidanzamenti e la carta di base è la carta degli amanti. Potrebbe anche semplicemente essere un compromesso lavorativo, se per voi non vibrasse come una questione romantica, ma ho come la sensazione che per molte persone, comunque in ogni caso, qualsiasi sia la vostra situazione personale, ci sarà una questione di amore in mezzo, o nei confronti degli altri o nei confronti di voi stessi. E qui abbiamo anche la chiarezza mentale con il Re di Spade alla fine della lettura.
Bene, andiamo a vedere con i mini tarocchi di spiegare un po' meglio queste carte, quindi diamogli qualche sfumatura in più. Io intanto vi comunico che ho già pubblicato gli oroscopi del 2023, sono 4, uno generale, uno sulla crescita spirituale, uno sull'amore e gli affetti e l'altro sul lavoro e le finanze, e li trovate nella playlist del canale. Allora, questo 9 di spade ha un eremita, un 8 di spade al contrario e un 7 di spade, ragazzi. Ho come la sensazione che qui ve le siate raccontate un po' voi le storie, perché con il 7 di spade e comunque la carta dell'eremita, ho come la sensazione che sia stato un vostro modo di percepire un certo tipo di realtà. Perché quando c'è la carta dell'eremita si tende un po' all'isolamento, è una carta di ricerca interiore, ma se questa ricerca interiore non viene guidata o ha la vibrazione del dolore del 9 di spade, si sta facendo un lavoro da un punto di vista di un'energia bassa e quindi si rischia poi di incastrarsi in dei pensieri un po' contorti, un po' poco sani e quindi a fare anche delle proiezioni, come ci dice 7 di spade. Lo sento molto riferito a voi stessi. Io credo che qui qualcuno abbia semplicemente bisogno di ritrovare un pochettino la fiducia in se stesso o in se stessa, di sfidarsi fondamentalmente, di ritrovare l'amor proprio. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli, un altro 7 di spade, eccolo qua, nuovamente al contrario, e la carta del diavolo. Qui c'è qualche tipo di condizionamento. Può essere la paura di rivivere qualche dolore, però credo che sia un condizionamento mentale. Tenete presente che c'è anche 7 di spade, quindi sì, fortemente potrebbe essere qualche tipo di eccessivo controllo o che voi volete avere sugli altri o che qualcun altro vuole avere su di voi. Datemi un'altra carta per questo diavolo. C'è qualcosa a livello materiale qui che vi fa rimanere agganciati ad una situazione o ad una relazione. Ed è per quello che qui bisogna fare l'azione per muoversi verso l'amor proprio. Come se doveste sganciarvi da qualche cosa, da qualche condizionamento, da qualche costrizione o pensiero negativo o da questa sensazione di solitudine o di isolamento. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Abbiamo un 2 di pentacoli e un 5 di bastoni. Voglio andare a vedere anche l'asso. Nuovamente cavaliere di bastoni, ragazzi. E 4 di bastoni, tanti bastoni. Guardate, io ho come la sensazione che qui ci sia una sorta di condizionamento, come vi dicevo, che non si ha più voglia di avere. Qui c'è voglia di andare avanti, c'è voglia di trovare un equilibrio, una pace, c'è voglia di una stabilità. Per qualcuno vi dico, la questione qui è andare a vivere insieme. Il costruire qualcosa di un po' più stabile. Andiamo avanti. Fante di denari. Allora, abbiamo un altro fante di bastoni, un altro fante di coppe e un 10 di pentacoli al contrario. Ho come la sensazione che abbiate voglia, bisogno, stiate cercando di costruire una famiglia, perché comunque ho 2 carte di famiglia, ma è come se mancasse qualcosa per arrivare a compimento. Per qualcuno si può trattare del desiderio di figli. Guardate, la carta degli amanti è anche quella carta che vi parla di una scelta tra il vecchio e il nuovo. E se si tratta di lasciare indietro una relazione e per farne entrare una nuova, questo lo vedo forte e chiaro. C'è anche un altro messaggio che io sento con questa lettura, che è il fare un passo avanti all'interno della relazione, che per qualcuno è l'andare a vivere insieme, per qualcun altro è il costruire una famiglia con figli. Quindi poi ognuno di voi lo adatti alla propria realtà, però qui c'è bisogno da parte vostra di applicarvi di più
a quello che voi volete. Se è una persona nello specifico, avete bisogno anche solo di fare lavori di manifestazione, per esempio. Tenete presente che il Fante di Pentacoli è la carta dello studente, dell'apprendista, e in ogni relazione bisogna imparare a trovare un equilibrio con l'altro per ogni singola cosa, fondamentalmente. Quello che sento comunque è che qui eh, la carenza, diciamo così, è nel concretizzare, nell'andare al passo successivo, nel ok, cosa faccio per o separare il prima e il dopo o andare avanti convivendo o creando una famiglia, insomma. Andiamo avanti con il Cavaliere di Bastoni. Wow! Ragazzi, io non so chi conoscerete o se già avete una persona che magari state frequentando e che ad un certo punto le cose cambiano. Non lo sento tanto che sia la stessa persona, e sinceramente tra il prima e il dopo c'è un'energia completamente diversa, c'è uno switch proprio. Qui sento energia pesante, dolorosa, con tanti pensieri, mal di testa, insonnia, ansia, attacchi di panico, tutto quello che vi può venire in mente in una situazione di frustrazione, di costrizione. Qua sento l'esplosione dei sensi. C'è anche la carta della stella, è il sogno, è la regina di denari, è qualcuno che arriva ad avere un riconoscimento, ad avere un ruolo. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Avete una lettura stupenda. 10 di spade e cavaliere di pentacoli. Allora, nel caso fosse stato un periodo all'interno della relazione tra prima e dopo, diciamo così, sento che è un po' come un ok, si ricomincia con un altro tipo di spirito. C'è quello che è l'approccio ai figli. Tenete presente che la regina di pentacoli parla di gravidanza, i 7 di pentacoli parlano di gravidanza, ok? Quindi c'è, e poi ho tanti fanti tra l'altro, quindi ho forte questa sensazione che sia un ok, riproviamoci o proviamoci, e quindi si lascia indietro tutto quello che è il ciclo di sofferenza del 9 di spade. È interessante come la lettura si apre con un 9 di spade e poi si chiude con un 10 di spade, è la fine della sofferenza. E si decide probabilmente di andare avanti in questa relazione con calma, con testa, ok? Io la sento una stesa molto positiva, molto positiva. Ok, andiamo avanti, vediamo con Osho. Cosa si vede, cosa non si vede, vediamo cos'altro possiamo aggiungere. La coscienza. E il compromesso. Questa carta in realtà è un 6 di denari, quindi per molte persone questo discorso è un discorso a livello lavorativo, progettuale, e il fatto che ci sia il discorso della gravidanza può parlare di un progetto che si sta gestando, ok? Quindi io sento che qui raggiungerete un accordo con qualcuno o anche con voi stessi magari, poi dipende lì, ripeto, ognuno dalla situazione che ha. Però abbiamo anche la coscienza e qui lo sento molto collegato con questo 7 di spade, con l'8 di spade al contrario, del tipo che andrete piano piano a togliervi quelli che sono un po' i veli dell'illusione, o è un po' come il tiro fuori la mia vera essenza, imparo di nuovo ad amarmi. Belle carte. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine. Solitudine, e qui mi riaggancio all'eremita. Pensare di essere da soli, in realtà non ha molto senso perché non siamo mai soli, ci sono sempre degli angeli, degli spiriti guida, anche solo lo stare in mezzo agli alberi, gli spiriti elementari degli alberi, della natura, sì, gli animali. Fondamentalmente questa carta vi ricorda che in realtà non siete mai soli. Voi quando vi sentite soli chiedete aiuto agli angeli, ai vostri spiriti guida, a chi credete voi, insomma,
Però state poi tranquilli che nella solitudine e nella quiete vi arriveranno poi le risposte che voi state aspettando. Giustamente all'interno della confusione, e qui la vediamo la confusione, non si percepiscono i messaggi che arrivano magari a bassa voce. Mm? Cari amici dell'Ariete, io spero che la lettura sia stata ispirazionale per voi. Spero di sì. Potete farmelo sapere con un like, con le iscrizioni, con i commenti, insomma, ogni tipo di aiuto per me è importante, quindi vi ringrazio qualsiasi tipo di supporto vogliate darmi. Spero che possiate iniziare il 2023 in modo grandioso e che questo anno, visto che dicono essere l'anno della raccolta, che possiate veramente diventare le persone che volete diventare. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!